Stasera faremo una carne meravigliosa, faremo la carne alla pizzaiola. Premettiamo subito che faremo la nostra versione di carne alla pizzaiola, cioè ovvero io ho visto che in tante parti d'Italia si fa arrostita in padella col pomodoro, Cioè, noi la facciamo in maniera diversa. Noi la paniamo. La impaniamo con olio e pangrattato e poi vi faccio vedere tutti gli ingredienti. Allora, cominciamo subito. Io ho scelto 4 fettine, direi fettone, amore mio, di vitello, tagliata molto fina. Quindi la prima cosa da fare in assoluto è passarla nell'olio, quindi questa è la nostra versione. Proprio la nostra personale. Sì, io l'ho sempre fatta così, io l'ho sempre chiamata carne alla pizzaiola, però so che in molte parti si fa diversa. Non si pana, molti non la Esatto. panano. Noi la facciamo così. Ma poi la fanno anche in padella c'è chi fa con la passata di pomodoro, quindi ho preparato una teglia forno con un foglio di carta forno e la andremo a mettere a condirla direttamente lì. Una meraviglia. Buona, buona, sì. Ma praticamente quante fette faremo? 4. Queste sono lenzuoli di carne. Quindi 4, una per te e 3 per me. La prima per provarla, la seconda per gustarla, la terza per digerirla. Certo, amore. Allora, amici, abbiamo impanato la nostra carne. Andiamo a mettere un pizzico di sale su tutte le fette. Mamma che meraviglia. Io sto utilizzando 400 grammi di pelato, che addirittura ho usato quelli grandi e li ho rotti io, quindi è uguale. Pelato. Andiamolo a condire. Allora, un filo d'olio. Mettiamo del sale, mettiamo del pepe, poco, giriamo e mettiamo un po' di origano. Allora Marco ha detto: amore, prendimi l'origano. Mi ha preso questo che è buonissimo, che è quello... No, è delizioso, amore mio, solo che adesso devo fare questa operazione, guarda. Ho preso un albero di di origano. Ma questo sai che è buono, amore mio, questo è Così meraviglioso. Il profumo dell'origano è meraviglioso. Cioè, mamma mia, questo è proprio fresco. Un bel po' di origano, senza il ramoscelli ovviamente. Questo adesso che si fa? Si macina tutto e si conserva in un barattolo. I ramoscelli dovresti romperli perché Certo. si sbriciolano. Perché questi Infatti lo facciamo. A me piace proprio piena di origano, eh? Giriamo. Ok. E andiamo a metterlo direttamente sulla nostra carne. E allora andiamo a condire la nostra carne. Mamma che profumo. Bontà. Sì. Che meraviglia. Provatela questa versione di Betty e Marco. Amici, viene veramente, a parte che viene tenerissima la carne perché la impaniamo, però dovete provarla, fatela così. Impanate la carne e poi mi saprete dire, mi direte: Betty, avevi ragione, è venuta deliziosa. C'è addirittura, se non sbaglio, chi la fa qualcuno non panata e in padella. È in padella, sì. Sì, noi questa la mettiamo al forno. Questa va infornata, sì. Esatto. Questa è la nostra versione. Provatela, magari ci scrivete come la fate voi, se avete un'altra versione. Cambiare nella vita è bello pure. Certo. Provare le altre cose, le esperienze Poi ripeto, la vanno cucina fatte. si può personalizzare. Amore, le mie riempile di pomodoro perché io lo adoro. Allora, mi piace questo, le mie. Ma certo, mica. Allora, ragazzi, Le mie devono essere almeno 2, 3. prima di infornare, che cosa faccio io? Aggiungo un pizzico di olio in tutta la carne e andiamo a mettere un altro po' di origano. Perfetto. Allora amici, dopo aver messo l'olio quasi pronta per essere infornata, andiamo a mettere il nostro porro. Io qua metto cipollotto, porro, quello che vi pare. A me piace molto, quindi lo vado a tagliare direttamente sopra. Che noi lo chiamiamo questo. Noi lo chiamiamo scalogno. Scalogno, ma in Sì, però realtà questo no, questo è proprio il porro è più grande. lo scalogno è un po' più piccolino, questo è il pollo. Esattamente. Il porro, non il. Buono, buono veramente. Che meraviglia. Eh sì, Che abbondante, bontà. abbondante, tanto questo proprio si scioglie. Ok. Sembrano tante isole queste Amore fette mio, di carne. quindi tu mangerai delle isole Sì, stasera. sì, delle nazioni. Io mangio tipo l'Australia, l'Irlanda.
Ah, che fantasia che hai. Aspetta, ne voglio aggiungere un altro po' qua. Ok, possiamo andare a infornare. Infornare per 180 gradi, 20 minuti, forno statico. statico. Sì, Ok. allora intanto inforniamo la nostra carne. Ok. 180 gradi, forno statico. Una nostra amica mi ha chiesto, Betty, ma qual è la differenza? Il forno ventilato c'è una ventola che sparge il calore, un po' come la friggitrice ad aria. Il forno statico sopra e sotto. Quindi dipende che tipo di cottura vogliamo. Sì, assolutamente. Io a volte lo metto statico, a volte ventilato. E c'è la ventola che Ok. sparge il calore. Quindi 180 gradi, 20 minuti e poi c'è l'ultimo ingrediente. segreto. Non è segreto e Segretissimo. vedrete questa delizia. Amici, la nostra carne è quasi pronta. Quasi, perché adesso noi cosa faremo? Sembrano pizze, Sembrano. pizze. Allora, diciamo che come ingrediente finale noi siamo abituati a mettere 2 fette di provola per ogni fetta di carne. Che meraviglia. Quindi chiudiamo con la provola. Nelle mie è buona, amore. Sempre 2 ne metto. Però sono ristrette queste isole. Sono Vabbè, ristrette, amore mio. Ora sono isolotti. Però sono divini, buonissimi. Ok. Andiamo a infornare finché non si scioglie il nostro formaggio. Dai, che fra 5 minuti si mangia, amore. È impaziente. Amici, la nostra carne alla pizzaiola è pronta. Andiamola a prendere dal forno, a uscire. Ma che meraviglia. È molto Che buona. bontà. Ma è molto anche semplice da fare, eh? Questo formaggio fuso è una meraviglia. Buona, buona, semplice, gustosa. È Fate, divina. provate la nostra versione impanandola, che tra l'altro viene molto tenera, fatta al forno in questo modo. E che dire, spero che vi sia piaciuta. Cosa, amore? Perché hai indicato questo? Io voglio vivere in questo isolotto. Spero vi sia piaciuta la nostra ricetta, fatela e ci mandate le vostre foto, credetemi è davvero buona. Noi vi auguriamo una buona cena, vi vogliamo bene, un bacio a tutti, ciao da Betty. E Marco. Ciao amici, buona serata, ciao. Ciao.